Ciao, salve a tutti! Colpisci il narcisista nel suo punto debole più grande e cosa farà, come reagirà il narcisista se lo colpisci nel suo punto debole più grande. Fino ad alcuni anni fa si pensava che il narcisismo patologico fosse l'esito e l'espressione di una forma di autostima gonfiata. Anche grazie alle migliaia di video di Tu ed Io, Narcisismo e Amore si è finito per tralasciare questa idea e sono state condotte anche delle ricerche che hanno dimostrato come in realtà un narcisista patologico risenta di una scarsa autostima. E questo è il motivo per cui se colpisci un narcisista nell'orgoglio, nel suo senso di sé, lo manderai su tutte le furie nel migliore dei casi. E nel peggiore dei casi, se hai a che fare soprattutto con un narcisista vendicativo, perverso, maligno, troverà appunto modo di vendicarsi e nutrirà sicuramente un profondo risentimento nei tuoi confronti. Un problema enorme, e ripeto enorme, per un narcisista è proprio quello dell'autostima, che lo porta a volersi considerare proprio per la sua scarsa autostima il migliore, per non dire una persona infallibile, onnipotente, e questo è l'esito naturalmente dell'ambiente in cui il narcisista è cresciuto ed è l'esito di un'educazione impartita o da genitori troppo presenti da un lato, si parla di bambino d'oro ed è un passo avanti rispetto al mero ed approssimativo quando non fuorviante discorso che si faceva sul trauma infantile del narcisista, ma è anche vero che gli stessi genitori talvolta non sono poi sempre così presenti ed elevativi nei confronti del bambino futuro narcisista, ma di questo ne parlo altrove e in altri video che trovi nel canale. In sintesi, perché il discorso si farebbe senz'altro lungo, il narcisismo patologico è causa di un approccio disfunzionale da parte dei genitori, di genitori poco empatici, nel caso specifico, e che non sono in grado di accogliere la vera natura del bambino, le sue reali inclinazioni e la sua reale personalità, sapendo ascoltare anche i suoi reali bisogni. Del resto l'autostima si sviluppa in un clima di sintonia e in conseguenza è come frutto del calore ricevuto dai genitori, del loro affetto, della loro cura ed empatia. E vediamo come un narcisista patologico si caratterizza da atteggiamenti di arroganza, di superiorità, di vanità, di diritto ad ottenere quanto crede gli debba naturalmente aspettare dagli altri. Si caratterizza per lo sfruttamento degli altri, per le sue forme di esibizionismo in molti casi, per l'incessante bisogno di essere acclamato, approvato da parte degli altri. Coloro che invece presentano un alto grado di autostima tendono viceversa a sentirsi soddisfatti di loro stessi senza con ciò ritenersi di dover ricevere delle conferme dagli altri, di sentire il bisogno di ritenersi anche superiori agli altri. Tant'è che, per esempio, il test dell'autostima, che è più ampiamente usato, adottato, che è quello della scala di autostima di Rosenberg, presenta degli autogiudizi riguardo l'autostima che concernono autovalutazioni formulate in questo modo, ad esempio con frasi come nel complesso sono soddisfatto di me stesso, oppure sento di avere un buon numero di buone qualità e sono in grado di fare le cose come la maggior parte delle altre persone, piuttosto che meglio o in modo superiore alle altre persone. E queste definizioni non riguardano l'essere quindi superiori agli altri, ma il fatto di avere un sano livello di autostima come autocompetenza e quindi il senso di adeguatezza rispetto a quello di superiorità rispetto agli altri. E questo suggerisce come sia possibile pensare di essere superiori agli altri, ma non considerarsi veramente adeguati e all'altezza di situazioni degli altri, almeno a livello profondo, e questo nel caso appunto del narcisismo patologico in relazione all'autostima.
Quindi l'autostima si basa su un sentimento di comunanza e di empatia con gli altri più che di competitività e di antagonismo, come accade nel caso di un narcisista patologico. I narcisisti sono molto più motivati nel prevalere sugli altri, nel sentirsi migliori, piuttosto che stabilire rapporti di equidistanza, di armonia, di sintonia, e dove quindi prevale l'esigenza di prevalere sull'altro, di dominare l'altro e gli altri, e la necessità di ottenere risorse maggiori rispetto agli altri. Al contrario, l'alta autostima si associa al desiderio di stabilire relazioni profonde e intime con gli altri. Insomma, un narcisista patologico non nutre quindi in realtà un'alta autostima o semplicemente autostima di se stesso, perché il metro valutativo di sé è basato sul continuo confronto con gli altri, che però è solo ipotetico e anche questo non reale, perché parte sempre da una non sufficiente conoscenza di sé da parte del narcisista, e di conseguenza il confronto che ne può risultare con gli altri è un confronto viziato in partenza dall'idea distorta che egli ha di se stesso, e sarà applicato questo senso di autostima in termini quantitativi di performance o di status sociale, invece che sulle reali competenze e le reali qualità personali, professionali, cognitive, eccetera. Quindi l'autostima si basa innanzitutto sull'accettazione anche dei propri limiti, quindi su un'idea obiettiva di ciò che si è, della propria natura, delle proprie reali potenzialità, e parte da un'idea obiettiva di sé. Insomma, colpisci un narcisista nella sua autostima, o per meglio dire bassa autostima, e se la legherà al dito, e specie se lo poni in ridicolo non solo sul suo livello o di cultura o di intelligenza o professionale, ma anche quello delle relazioni umane e intime, e trattalo come una nullità, e questo sarà per lui una ferita difficilmente rimarginabile e facile, che ti cancellerà a quel punto per sempre, perché questo genere di ferite non sono facilmente accettabili per un narcisista. Insomma, un narcisista non te le perdonerà. Ci sentiamo presto, sempre felice di leggerti nei tuoi racconti, dubbi, perplessità, domande, ma anche ottenimenti personali. Ci sono insomma anche questi, e ne sono super felice quando ci sono da parte tua. Un abbraccio forte e ci sentiamo presto. Ciao, ciao, ciao.